Maurizio, Ciao buongiorno Carlo, e grazie ciao, per essere grazie, qui con noi. Allora, per quei grazie a pochi te. che non ti conoscono, voglio dire che tu sei un giornalista, uno scrittore e un conferenziere. Hai una laurea in lettere, hai una laurea in scienze e tecnologia delle comunicazioni, insegni nel Master di Medicina Integrata dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi, scrivi sul Fatto Quotidiano, su Avvenire e curi repubbliche per la Casa del Sole TV. Sei cultore di discipline olistiche e promotore del progetto Asisana. Ho imparato bene a memoria, sì, so tutto? Ho dimenticato Giustissimo, qualcosa? perfetto. Promosso Carlo, a pieni voti, 30 e lode. Grandioso, grazie. Grazie a Allora, te. senti, è da poco disponibile il tuo nuovo libro sul transumanesimo e mi fa anche specie parlarne mentre dietro di me c'è quel Pale Blue Dot citato da Carl Sagan un po' di anni fa. Però è tempestivo il tuo libro rispetto all'avvento della singolarità e alla fusione col digitale. In questo libro, se non mi sbaglio, descrivi la rete di interessi finanziari, militari, medici, addirittura religiosi, per arrivare all'immortalità e alla colonizzazione di Marte. Nel libro, eh? E Certo. questa è la trama di Tecno-Uomo 2030, teorie e tecnologie transumaniste per la mutazione della specie. Dobbiamo dire, edito dal Punto d'incontro. Cosa mi dici di questo libro? È assolutamente questo, diciamo, l'hai racchiuso in una maniera sintetica perfetta. Si parte dalla mutazione della specie attraverso la costruzione dell'ibrido, nella connessione uomo-macchina, nell'interfaccia neurale, per poi arrivare addirittura ad andare su altri pianeti, perché poi evidentemente magari le mire transumane per la postumanità vorrebbero traghettare la specie futura su Marte, almeno questo sembra plausibilmente l'obiettivo non soltanto di Elon Musk, ma se andiamo a vedere anche degli stessi governi centrali, basti vedere quanto nell'aerospazio investono i fondi del PNRR. L'aerospazio per l'Italia riceve 7,1 miliardi di euro, la Luna e Marte sono i target principali, quindi è evidente, così come riporto nel libro, mutuando un po' la mimica di James Cameron in Avatar, che stanno pensando realmente di fuggire da questo pianeta magari tra 100-150 anni, e quindi il transumanesimo potrebbe servire, almeno secondo la ricostruzione che io faccio all'interno del Tecno-Uomo 2030, proprio a questo tipo di progetto che può sembrare fantascientifico, ma in realtà stiamo vedendo che le nuove tecnologie di fantascientifica hanno veramente poco perché sono più reali della realtà. Proprio in questi giorni con Neuralink, ad esempio nella Silicon Valley, Elon Musk ha annunciato che la seconda cavia umana si è fatta innestare un microchip nel cervello umano. Insomma, si parte dai primi tentativi per poi portare a termine evidentemente il programma. La strada è molto lunga, però il libro serve ad informare, a rendere consapevoli i cittadini, perché questa transizione digitale riguarda ognuno di noi, nessuno escluso. Quindi, se non vado errato, io dovrei affrettarmi a comprare del terreno su Marte e magari anche qualcosa sulla Luna, giusto così, no? Sai com'è, gli investimenti, si sia mai. Ma Senti, diciamo che qualcosa del genere lo stanno facendo sulla quella che un tempo veniva chiamata Second Life. Il metaverso in realtà serve a questo, no? A creare una vita totalmente cibernetica e virtualizzata, ad uscire dalla realtà, diciamo, che noi conosciamo da millenni. Quindi non è peregrina l'idea che magari prima o poi qualcuno possa mettere in vendita, magari su eBay, no? Qualche pezzo di Marte o della Luna. Ci può stare, sì, è vero. senti, Maurizio, fino a un po' di tempo fa si parlava del 5G. Adesso si comincia a parlare del 6G. Come mai? Esatto. Ma semplicemente perché c'è una roadmap, c'è un cronoprogramma, e se il 5G è stato sloganato, diciamo nel 2020, la storia delle tecnologie a radiofrequenza declinate in ambito civile ci insegnano che ogni decennio c'è un salto quantico. Siamo partiti dalla fine degli anni 80, inizi anni 90 con il 2G, poi 3G, 4G.
ogni decennio, grosso modo, si è passati dalla telefonia mobile, messaggistica, lo smartphone che diventa internet dovunque noi siamo. Con il 5G nel 2020 si passa all'internet delle cose, non a caso stanno montando gli smart meter in funzione Agenda 2030 per calmierare, remotizzare i nostri consumi per quanto riguarda gli sprechi, mettiamola così, no, di elettricità, di energia e quant'altro. Nel 2030 completate l'internet delle cose nelle smart city, nelle città dei 15 minuti, nella Repubblica dei Gigabyte. Nel 2030 si arriverà, secondo i progetti dei filantropi, no, che dalla Silicon Valley hanno colonizzato l'Occidente e non solo, si arriverà all'internet dei corpi. Quindi sia il 5G è l'internet of things, delle cose, il 6G è l'internet of bodies, dei corpi, dei sensi, e le connessioni neurali, è quello che diciamo prima, e tutto segue un programma ben definito. All'inizio, quando hai introdotto il Tecnomomo 2030, giustamente hai detto che ci sono dietro finanziamenti planetari, agenzie militari, organismi sovranazionali, insomma c'è tanta roba. I governi centrali sono, potremmo dire, la punta finale. Quindi il 2030 prevede la costruzione dell'ibrido nell'apoteosi dell'uomo macchina. Io sto già immaginando i robot della Boston Dynamics con a bordo l'intelligenza artificiale Esatto. avanzata di ChatGPT 4 o addirittura anche qualcosa di più, e me li vedo circolare intorno e non hanno bisogno del telefonino perché hanno già l'antennina loro col 6G che contemporaneamente ci stermina e quindi noi non ci saremo più. Ma non è che mi piace tanto, ma scusa un attimo. Questo programma che prevede la connessione fra uomo e macchina, secondo Sì. te è un programma irreversibile? Non si torna indietro? Oppure ci sarebbe qualche speranza, magari fuggendo in Polinesia? Ma diciamo che i programmi sono planetari. Io lo ribadisco in ogni sede dove mi viene posta questa domanda, non vedo forze di luce in grado di contrapporsi all'avanzata del transumanesimo. Finiti gli ismi, fascismi, nazismi, comunismi, diciamo 800-900, tutto quel periodo tipico delle grandi ideologie, oggi la religione laica è il transumanesimo e la stanno abbracciando un po' tutti. Pensiamo ad esempio quanti vedono nei BRICS, no, un argine alla tracotanza dell'Occidente made in USA, ma in realtà i BRICS partono dalla Cina, partono dall'India, partono dalla Russia. Russia 2045 è l'ibrido nello sdoppiamento diciamo del cervello su supporto silicio per fare in modo che il corpo umano venga messo da parte. Quindi non vedo questo tipo di contrapposizione, però in realtà la storia cosa ci insegna? Ci insegna che accade spesso e volentieri l'imprevisto, quindi l'imprevisto può essere la buccia di banana che può mandare all'aria tutti i programmi. Vediamo come proprio in questi giorni le borse, il Nasdaq ha fatto saltare per aria praticamente i big tech, partendo da Apple, partendo da Facebook, da Amazon, hanno perso centinaia di miliardi di euro. Tempo fa FTX è andata a gambe 48 insieme alle criptovalute. Insomma, può stare a significare che non tutto potrebbe procedere esattamente come l'hanno previsto. Io, facendo giornalismo d'inchiesta attraverso fonti attendibili, documenti incontrovertibili, fornisco al lettore le prove dei fatti. Poi da qui alla realizzazione dei piani ovviamente ce ne vuole, è posta in gioco molto alta. Io ritengo che magari possa essere un'implosione più che un'esplosione a poter formare questo progetto antiumano, antinaturale, antibiologico, che non ha nulla a che vedere con la nostra essenza naturale che difendiamo da millenni. Questo non è un progetto per l'umanità, è pacifico. Guarda, vorrei farti una domanda estemporanea su un argomento al quale penso da parecchio, forse non l'hai ancora esaminato. Ehm, da tempo penso che in realtà l'intelligenza artificiale sia una nuova forma di vita, anche perché non è scritto da nessuna parte che la vita debba necessariamente essere dominio del sangue, delle ossa e della carne. Secondo te la mia visione è abbastanza folle oppure potrebbe anche essere così?
Ma diciamo che i fatti parlano chiaro anche in questa situazione. Recentemente con il progetto Google Lambda è stato licenziato l'informatico che aveva progettato l'intelligenza artificiale senziente. In un dialogo con questo tipo di nuova forma di ragionamento, l'espressione utilizzata è stata proprio questa, intelligenza artificiale senziente. L'errore clamoroso che si commette, e tu giustamente all'inizio parlavi di singolarità, è quello di pensare che l'intelligenza artificiale sia ChatGPT piuttosto che Alexa all'interno delle case che ci può dare qualche consiglio domestico oppure magari indicare la canzone del momento. In realtà sono almeno tre step che possono essere considerati: l'intelligenza artificiale debole, che è quella che oggi ne conosciamo, quella forte e poi quella senziente. Ecco, il punto d'arrivo è proprio qui, quando si parla di singolarità, di scavalcare, di oltrepassare l'intelligenza biologica, l'intelligenza umana è il terzo step, è quello finale, è quello che preoccupa di più anche da un punto di vista di ricaduta in termini occupazionali. A differenza delle rivoluzioni industriali precedenti, la quarta ha l'ambizione proprio di mettere da parte le professioni ad ampio respiro. Pensiamo ai giudici, pensiamo a, agli avvocati, pensiamo ai alla forza medici. lavoro intellettuale. Ecco, ChatGPT è il punto di partenza per arrivare alla singolarità dove le professioni alte verranno messe da parte per arrivare alla disoccupazione tecnologica. Lo scorso 31 di dicembre, negli auguri di Capodanno del presidente Mattarella, il capo dello Stato ha fatto riferimento proprio ai pericoli della transizione digitale, dove l'intelligenza artificiale è un problema anche da un punto di vista occupazionale e le ricadute le vedremo a breve in Cina, tanto per fare un esempio, dove il 5G è molto molto più avanzato rispetto agli Stati Uniti d'America. Ci sono già le dark factory, cioè le aziende senza forza lavoro umana. L'intelligenza artificiale rappresenta questo cervello liquido che può gestire quello che fino a poche ore fa, a pochi giorni fa, faceva esclusivamente solo l'essere umano. Insomma, lo scenario è abbastanza inquietante. Giusto per rasserenarti un attimo, cosa ci dici della possibile presenza di grafene all'interno dei cosiddetti vaccini Covid? Questo ad esempio è un argomento che io tratto all'interno del Tecno Uomo 2030, c'è proprio un capitolo del libro dove esamino la questione. Sono partito dai dati ufficiali, quelli che ci ha fornito l'OMS, quelli che ci ha fornito la Commissione europea e che a cascata anche il governo al tempo Draghi ha ripetuto come un mantra, ovvero sia che sono tutte fake news, sono tutte balle, sono tutte teorie della cospirazione. In realtà all'interno del libro io ho ricostruito quello scenario imbarazzante, perché l'accusa ovviamente è fortissima e qualora dovesse essere provata è chiaro che metterebbe seriamente a repentaglio tutti coloro i quali sono resi protagonisti di qualcosa che non ha precedenti neanche nella storia della farmacologia. Cioè ho messo insieme i vari ricercatori indipendenti, i medici, che nelle parti più disparate del mondo, dall'Europa all'Asia, al Giappone, alla Germania, alla Gran Bretagna, hanno rinvenuto in quelli che in Italia noi abbiamo coperti da segreto commerciale e segreto militare, ovvero sia gli elisir di lunga vita, i flaconcini che non sono stati fatti avvicinare dai ricercatori, hanno rinvenuto, e qui in Italia abbiamo avuto uno studio indipendente sul sangue degli inoculati, hanno rinvenuto materiale, guarda caso tutti, non soltanto da un punto di vista tossicologico, ovviamente particolarmente pericoloso per la salute umana, ma materiale apparentemente grafenico che molti ricercatori, e io lo cito nel libro, dichiarano essere grafene. Ora io lascio il punto interrogativo e consentirò ovviamente ai lettori del libro di trarre autonomamente ognuno le proprie conclusioni, però un dato di fatto già ce l'abbiamo sul tavolo, è quello dei codici MAC. I codici MAC sono i codici che vengono rivelati dai Bluetooth attraverso un device che può essere uno smartphone. MAC sta per Media Access Control. La cosa imbarazzante che io riporto nel libro è che non soltanto questi codici vengono rilevati dai corpi dei
oggetti che hanno ricevuto l'inoculazione all'indomani dell'emergenza dichiarata, ma addirittura nei cimiteri attraverso i loculi di persone decedute dopo il 2021. Quindi la cosa è molto semplice: o le persone sono state seppellite o messe dentro le bare con uno smartphone sine die da un punto di vista di batteria, che riesce a portare praticamente il segnale a distanza di diversi anni senza ricevere una ricarica, o altrimenti all'interno dei corpi delle persone decedute c'è qualcosa che non torna. E da qui ovviamente tutta la ricostruzione che ho fatto nel libro d'inchiesta. Visto che a questo punto ogni persona che ha ricevuto queste inoculazioni ha al suo interno un codice ritrovabile via Bluetooth, un codice univoco, a questo punto non servirebbe neanche più la carta d'identità, passaporto, patente, i documenti, cosa te ne fai? Ti fanno una scansione col telefonino, sanno già chi sei. Ma vabbè, transumanesimo, immortalità, viaggi spaziali. Sembra tutta fantascienza, ma invece questo è il contenuto del tuo libro. E il titolo del libro, lo dico per tutti gli ascoltatori, consigliando caldamente, consigliando nell'acquisto, è Tecno Uomo 2030, e tu in questo Ecco libro qui. unisci Sì. l'agenda dell'ONU all'ambizione transumana, visto questa accettazione nel 2030. Sì, sì, perché praticamente i conti tornano. Dovunque mi sono imbattuto nella ricerca di documenti e attestazioni rispetto a questo cronoprogramma, mi sono sempre trovato questa sigla, questa data, questa deadline, il 2030. E quindi è evidente che c'è una sovrapposizione di agende tra l'agenda 2030, quella per i cambiamenti climatici, sottoscritta dall'Italia nel 2015, ratificata nella sede dell'ONU l'anno successivo a New York. L'agenda 2030 prevede per l'appunto di contrastare il surriscaldamento del globo abbattendo la produzione di CO2 da un punto di vista antropico, perché loro sostengono che siamo noi come consumatori, dopo aver messo in piedi il capitalismo dei grandi consumi, accollano, addebitano al cittadino consumatore diciamo, di sforare troppo nei livelli di CO2 e di alterare il clima, così come non è mai avvenuto nella storia di madre terra. Ma la cosa inquietante, e qui trovo un parallelismo non da poco, che questa visione un po' apocalittica trova piena conferma nel fatto che i transumanisti, partendo da Elon Musk, dicono apertamente che tra 100-150 anni accadrà qualcosa di irreversibile sulla Terra, per cui sarà impossibile continuare a permanere, a rimanere e quindi a respirare, a vivere su questo pianeta. E quindi le cose vivono parallelamente. L'agenda 2030 in realtà con i suoi 17 punti cerca di cambiare il sistema paese, le regole di vita, la società civile, cerca di cambiare le abitudini, gli stili di vita di ognuno di noi, cerca di cambiare, se vogliamo, attraverso la dichiarazione un po' forzata, anche il genere, l'identità sessuale. Stiamo vedendo in questi giorni quello che sta accadendo nelle Olimpiadi di Parigi, ma la costruzione di un corpo neutro, questo è un passaggio al quale tengo molto la sottolineatura, la costruzione di un corpo neutro è il passaggio preliminare fondamentale per arrivare alla postumanità, cioè io implemento nuove tecnologie, xenobot, quantum dots, smart dots, nanotecnologie, nanobot, quelle di cui parlava già nel 2014 Roberto Cingolani, no? Molti ricorderanno i suoi video che teorizzava queste nanostrutture da poter inserire all'interno del corpo umano. Lo si può fare in un corpo neutro. Quindi quando Gerry Scotti va sul canale 5 e dice apertamente che è una cosa normale farsi impiantare sotto la clavicola un microchip per poter gestire la cartella clinica sin dalla nascita, è evidente che su questo corpo, senza cultura, senza identità, senza sesso, senza genere, è possibile fare quello che si vede dietro le mie spalle. Insomma, questa è una mia deduzione, però in realtà, quanto vi ho detto prima, fa parte delle mie ricerche e soprattutto fa parte dei programmi che portano avanti grandi consessi dei sovranazionali. Pensiamo a Davos, al microchip che viene sdoganato da Klaus Schwab, che già diversi anni fa rilasciava interviste dicendo che l'uomo del futuro sarà microchippato. Insomma, attraverso un codice unico è possibile intracciare ognuno di noi e avere una propria carta d'identità elettronica e digitale, mettiamola così. Conseguentemente anche spegnerci, e questa è una cosa Certo. impressionante. Questo con il 5G, perché l'internet delle cose
consente di avere remotizzato tutto quello che ci circonda, partendo dalla casa, il frigorifero, la lavatrice, l'elettrodomestico, con soltanto il conto corrente bancario, e mutuando il sistema di credito sociale cinese, automaticamente con un clic si può spegnere tutto quello che ci circonda e renderci inerti, renderci dei paria, i fuoricasta del terzo millennio. Quindi poi da qui al 6G, come vedi, caro Carlo, il passaggio è abbastanza breve. Basta pensare che se già, per esempio, ci bloccassero il telefonino per qualche motivo, visto che potrebbero farlo, avremmo qualche problema. Ormai siamo dipendenti da questa tecnologia, ahimè, non io, non tu, ma molti, troppi. Abbiamo visto quello che è accaduto pochi giorni fa con il blue screen di Microsoft, no? Quindi Sì, praticamente è mezzo bloccato mondo tutto. paralizzato, esatto, gli aeroporti, gli ospedali, i negozi, Le insomma, borse, le le borse, borse, esatto, esatto. una roba pazzesca. Senti, abbiamo ancora un minutino, Sì, ma una domandina che richiederebbe almeno un bel po' più di tempo. Non voglio sembrare blasfemo, ma ti voglio chiedere in tutto questo, che ruolo hanno le religioni? fondamentale, fondamentale perché le abramitiche, se vogliamo, l'Islam un po' di meno, ma l'ebraismo in primis, il cristianesimo e poi anche le religioni orientali, soprattutto il buddismo, ma in certi passaggi anche l'induismo, hanno in maniera edulcorata, però sfacciatamente abbracciato questo tipo di transizione. In Vaticano non si contano i convegni, i meeting sull'intelligenza artificiale, l'algoretica da opporre all'algocrazia mi sembra un po' lo specchietto per le allodole per far passare una transizione digitale che, come ho detto prima, è antiumana. Bisognerebbe opporsi in maniera sensata con una resistenza umana, non creare una finta contrapposizione che in realtà lascia disco verde. Quindi le religioni stanno giocando un ruolo assolutamente centrale e fondamentale nel progetto Russia 2045 che citavo prima. Tra gli sponsor, non a caso, c'è anche il Dalai Lama. Vabbè, Maurizio, è sempre un piacere sentirti, anche se preferirei sentire delle cose diverse, ma d'altronde tu denunci ciò che è reale e non le aspettative di una persona che vorrebbe vivere ancora su quel mondo lì, così come era un tempo. Ma Io ti diciamo che ringrazio. grazie a te il giornalismo d'inchiesta è un obbligo morale, oltre che deontologico, mettere al corrente di quello che accade, se no altrimenti se seguiamo la narrazione mainstream pensiamo ancora alle partite di calcio e abbiamo difficoltà a Esatto. comprendere quello che ci accade intorno. Grazie Carlo. Sono io che ringrazio te per il tempo che ci hai dedicato. Mi raccomando, compratevi Tecno Uomo 2030 e lo trovate facilissimamente. Non potete farvelo mancare, la prossima volta vi interrogo. Ciao Maurizio e Ciao, grazie. sono Ciao. tutti, ciao.